Se hai sempre pensato che l'imperativo serva solo per dare ordini, ti dico subito che non è così. È da anni che aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente e quando affrontiamo l'imperativo ci tengo sempre a chiarire come stanno veramente le cose. Innanzitutto parliamo dell'uso dell'imperativo. Ricorda che l'imperativo è un modo verbale e non un tempo. Come ho spiegato in questo video sul congiuntivo, il tempo indica quando accade l'azione. Il modo dice invece come il parlante interpreta l'azione. Il modo indica in altri termini l'atteggiamento, l'attitudine del parlante verso ciò di cui sta parlando. La parola imperativo deriva dal latino imperare, che significa comandare. In realtà però non serve solo per dare ordini, ma ha anche altre funzioni molto più utilizzate nelle comunicazioni quotidiane. Può essere utilizzato infatti anche per richiamare l'attenzione. Senta, scusi, per Piazza Mazzini? Dare il permesso di fare qualcosa. Posso aprire la finestra? Sì, aprila pure. Dare ordini. Alzati, è tardi. Dare istruzioni, ad esempio nelle ricette. Metti 1 chilo di farina e 2 cucchiai di zucchero. Dare consigli. Prendi un'aspirina se hai mal di testa. Invitare a fare qualcosa. Dai, mangia ancora un po'. Se quello che stiamo vedendo ti sembra interessante, ti invito ad iscriverti alla mia newsletter Confessioni di una Language Coach. Quando lo farai potrai scaricare anche questa guida gratuita. Basta andare sul mio sito elisabetta.maccani.com. Ma come si usa questo modo verbale? Innanzitutto ricorda che l'imperativo si usa al tempo presente. Ora vedremo una tabella riassuntiva e preparati perché ho 2 domande per te. La prima: i verbi coniugati all'imperativo sono uguali a quelli di un altro tempo verbale. Quale? E seconda domanda: è così in tutti i casi o c'è un'eccezione? Se hai bisogno di più tempo per riflettere, puoi fermare il video e pensarci su. Vediamo insieme le risposte. Le forme dell'imperativo sono uguali a quelle del tempo presente, con una sola particolarità: il tu dei verbi del primo gruppo è sempre in A. Esempio: se parli piano ti capisco. Parla piano, altrimenti non capisco. Per favorire la memorizzazione ti invito a pensare subito ad altri 3 esempi in are. Puoi scrivere le frasi qui sotto nei commenti. Passiamo ora all'imperativo negativo. Si forma in questo modo. Come vedi, l'imperativo negativo con tu si forma con non più verbo all'infinito, cioè il verbo che finisce in are, ere oppure ire, mentre l'imperativo negativo con noi e voi si fa con non più imperativo.
Attenzione però, perché fino ad ora abbiamo parlato dei verbi regolari, ma ci sono anche quelli irregolari. Ecco la forma affermativa dei principali verbi irregolari. Fa attenzione in particolar modo ai verbi alla seconda persona singolare. Ed ecco gli stessi verbi alla forma negativa. Poi ci sono i verbi, secondo me, più belli, ovvero essere, avere e sapere. Facciamo qualche esempio che ti potrebbe essere utile. Sii felice, abbi cura di te, sappi che mi mancherai. E se queste frasi ti sono piaciute, ti chiedo di scrivere cuore qui sotto nei commenti. Ora sai come si forma l'imperativo informale, ma può essere che tu non sappia come utilizzarlo nel periodo ipotetico. Ecco perché il prossimo passo è quello di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.